Ciao ragazzi e bentrovati dal vostro handyman. Quest'oggi ci occuperemo di Mocona Bialetti che non funziona correttamente. Allora, il problema della mia Mocona è che perde molto vapore dalla zona di erogazione del caffè, soprattutto quando attivo l'erogatore di vapore per il cappuccino. Ed ovviamente questo problema devo sistemarlo il prima possibile. Per quanto riguarda invece la lista del materiale, abbiamo solamente chiavi e cacciaviti che si possono tranquillamente trovare a pochi euro ed ovviamente le varie parti di ricambio se necessarie. Dunque si tratta di un'operazione di livello medio e il tutto l'ho eseguito in circa un'oretta di lavoro. Quindi bando alle ciance e mettiamoci subito all'opera. Allora, ecco qua il problema che vi dicevo. Ho attivato l'erogatore per il cappuccino ed esce tutto questo vapore dal portacialda principale. Quindi andiamo a smontare per vedere che cosa è successo. Allora, eccoci alle prese con la nostra Mocona Bialetti. Prima cosa da fare è sfilare il serbatoio dell'acqua qua sopra, il quale si sfila semplicemente in questo modo. Dopodiché andiamo a smontare questo supporto che ho fatto io, che serve praticamente per stringere meglio il nostro portacialde, il quale va semplicemente svitato in questo modo qua. Ed ora cominciamo lo smontaggio vero e proprio. Partiamo subito da queste due viti qua sopra. Dopodiché andiamo a smontare con un cacciavite di questa lunghezza le viti qua sotto che fissano la caldaia al nostro basamento. Il problema, come vedete, è che non riusciamo a sfilare la nostra copertura perché la valvola dell'acqua, la quale è avvitata qua sopra, ha i tubi troppo corti. Una vite riesco a raggiungerla con il cacciavite e anche l'altra, forzandola, riesco a raggiungerla. Allora vi spiego brevemente il funzionamento di questa macchinetta. Questa è la valvola con la quale l'acqua viene immessa nel circuito. Praticamente noi quando andiamo a mettere il serbatoio principale andiamo a schiacciare questa valvolina e quindi l'acqua viene immessa nel circuito. L'acqua scende da questo tubo, il quale va dalla parte inferiore della pompa dell'acqua. Quindi questa qua è la nostra pompa dell'acqua. Qua abbiamo tutti i cavi di connessione agli interruttori. Dopodiché la nostra pompa manda acqua in pressione alla caldaia. Abbiamo anche un tubo secondario che esce da sopra la pompa e all'interno c'è una molla. È sicuramente uno scarico tramite il quale la pompa manda indietro al serbatoio l'acqua in eccesso. Dopodiché abbiamo due sensori, uno in alto ed uno laterale. Qua ci sono i connettori della resistenza. La resistenza è qua dentro, sarà probabilmente annegata nella fusione, la quale serve ovviamente a scaldare l'acqua. Ed infine qua sopra abbiamo il rubinetto per il cappuccino. Quindi noi quando dobbiamo fare il cappuccino andiamo a premere questo pulsante, attendiamo un po' e andiamo ad aprire questo rubinetto. Questo rubinetto cosa fa? Non fa altro che mandare il vapore al nostro tubicino. Allora sicuramente noi quando andiamo ad attivare questo interruttore andremo a scaldare maggiormente l'acqua, sicuramente gestita da uno di questi due sensori. In questo modo il vapore acquisterà più pressione e noi potremo fare il nostro cappuccino. Il nostro problema è che quando noi andiamo ad attaccare questo interruttore, il quale porta a un aumento della pressione, abbiamo visto che abbiamo una perdita da qua sotto. Allora la situazione della guarnizione è abbastanza brutta e qua sicuramente è la responsabile di questa perdita, ma noi tuttavia da buoni handyman cosa faremo? Faremo comunque una revisione completa alla caldaia, quindi andremo a smontarla tutta, andremo a sostituire i componenti danneggiati e faremo una bella revisione. Mi raccomando, prima di addentrarvi a uno smontaggio simile fate un video di come sono collegate tutte le parti in modo da non confondervi durante il montaggio. Quindi procediamo con lo smontaggio. Occhio che quando togliete questo tubo qua
la caldaia perderà di pressione e scenderà dell'acqua dalla parte anteriore, quindi prima di togliere questo tubo mettete sotto un bicchiere. Fate molta attenzione a non perdere l'OR. Ovviamente l'acqua è uscita anche da questo tubo, quindi dovrò asciugare queste zone qua che si sono bagnate. Mi raccomando, state attenti. Dunque è giunto il momento di rimuovere la caldaia. La caldaia è fissata al basamento tramite queste due viti qua, 1 e 2. Quindi tramite una piccola chiave o anche con una pinza procediamo allo smontaggio. Ora diamo una bella pulita qua e mettiamo da parte la struttura esterna. Andiamo invece a focalizzarci sulla caldaia. Allora, prima di mettervi a lavorare attorno alla caldaia va svuotata, quindi tramite il foro di alimentazione noi possiamo provvedere a svuotarla. Partiamo con lo smontaggio della caldaia. La prima cosa che vi consiglio di fare è smontare la doccetta qua sotto e la relativa valvola. Con una piccola brugola, dovrebbe essere di 3, andiamo a svitare la nostra doccetta. Bene, qua sotto c'è questa valvola, è una valvola a molla la quale va svitata. Allora, mio consiglio, non addentratevi in questa operazione se non avete l'attrezzatura adatta. Quindi l'attrezzatura si trova tranquillamente online ed è praticamente un semplice dado con 4 piolini attaccati. Quindi il da farsi è questo: inserire il dado, fissarlo bene sulla valvola e dopodiché con una chiave di 17 andiamo a svitare la valvola. Non abbiate paura, questa è un'operazione che si svolge tranquillamente a caldaia montata, quindi non dovete smontare assolutamente niente per cambiare valvola o guarnizione. Dopodiché, una volta smontata la nostra valvola, riusciamo anche facilmente a togliere l'altra tazza con la guarnizione. Perfetto, ora procediamo ad aprire la caldaia. Memorizzate la posizione delle 3 aperture, le quali vanno fasate con il senso della caldaia. Con un cacciavite andiamo a fare appena leva in modo da scollare dalla pasta e andiamo a rimuovere la nostra caldaia. Come vedete, la caldaia internamente non è messa proprio benissimo, quindi abbiamo fatto bene ad aprirla. Ora le diamo una bella pulita, sistemiamo un po' anche queste guarnizioni con magari un po' di pasta e andiamo successivamente a rimontare tutto. Allora, puliamo sotto acqua corrente e magari con un po' di paglietta la nostra caldaia. Ovviamente, come tutte le cose nel quale circola caffè, quindi macchinette e moche, non utilizzate detersivo. Con un cacciavite puliamo un po' la sede nella quale andrà inserita la guarnizione. Ecco gli altri pezzi. Dunque, allora, come vedete, la guarnizione è in pessimo stato, infatti si è anche attaccata alla doccetta esterna e sicuramente non può fare una buona tenuta. Ma anche la nostra valvola molla ha probabilmente dei problemi, in quanto questa zona qua praticamente va a filo con il cielo della nostra caldaia. Quindi possiamo dire che da qua in su c'è praticamente solo vapore. Se il vapore esce da questa zona qua, vuol dire che la valvola molla non riesce a contenere l'aumento di pressione che si viene a creare durante la fase di erogazione del cappuccino. Quindi quello che farò è il seguente: cambierò tutto il set di guarnizioni delle doccette inferiori e acquisterò una nuova valvola a molla, dopodiché rimonteremo il tutto. Ecco, finalmente sono arrivati i nostri ricambi. Guardate cosa ho notato. Come vedete, la nuova è più alta della vecchia, quindi questo sta a significare quanto la vecchia si sia usurata. Andiamo a rimontare il tutto e proviamo.
Allora, come avete visto, abbiamo ricollegato tutti quanti i cavi elettrici, connessioni per il vapore, resistenze e quant'altro. Ora andiamo a rimontare la copertura superiore e finalmente potremo fare il nostro test funzionale. Allora, il montaggio di queste due viti qua è particolarmente difficile, in quanto questi tubi, essendo corti, sicuramente non danno una mano. Quindi vi consiglio di puntare prima queste vite qua e successivamente riusciamo a avvitare anche queste vite qua. State molto attenti che è facile rompere le borchie. Allora, abbiamo posizionato al suo posto la nostra mocona di fianco alla lavazza a modo mio, la quale è stata sistemata in un precedente video che vi lascio linkato qua sopra. Diamo una rapida disincrostata all'erogatore per il cappuccino e tramite un piccolo ago andiamo a disincrostare il foro interno. Abbiamo rimontato il beccuccio e ora finalmente facciamo la nostra prova. Ora proveremo a fare scendere l'acqua. Molto bene, l'acqua scende, ora proviamo a fare un caffè. Dopodiché attiveremo l'erogatore per il cappuccino per vedere se la perdita di vapore è ancora presente. So good. Ottimo, il caffè è anche buono, quindi ora l'ultimo test che ci rimane da fare è quello di attivare il pulsante per il nostro cappuccino e controllare se la perdita è ancora presente. Ragazzi, perfetto! La caldaia è già in pressione per l'erogatore vapore per il nostro cappuccino e non abbiamo alcuna perdita. Bene, andiamo a montare infine il supporto per l'aiuto della chiusura del nostro portacialde e la riparazione direi che è ultimata. Allora vi faccio vedere perché ho costruito questo supporto qua. Allora, noi quando andiamo a mettere il portacialde e dobbiamo stringerlo, può capitare, soprattutto con guarnizioni nuove, di essere piuttosto duro. Quindi inizialmente io facevo forza su questa maniglia qua e come vedete dopo qualche volta si è rotta la plastica. Quindi cosa ho fatto? Ho costruito questo attrezzino qua, il quale funziona semplicemente in questo modo. In questo modo posso stringere fino a battuta il portacialde senza rovinare la macchina. Perfetto, il tutorial è finito, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se non volete perdere l'occasione di riparare di tutto di più in casa con il classico fai da te. Quindi le nostre due macchinette ci salutano e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!